Percepire il compenso di amministratore è sintomatico di una incomprensione di fondo di quella che è l'identità, cioè la natura costituzionale dell'imprenditore vero, della imprenditrice vera. L'imprenditore vero, l'imprenditrice vera percepiscono il dividendo, vivono del dividendo. Il compenso, il salario, lo stipendio lo prendono i dipendenti. L'imprenditore riceve il dividendo, vive del dividendo e se non margina nulla, se non c'è dividendo, non mangia. Quindi l'imprenditore ovviamente prima deve rendere ai suoi clienti il prodotto, il servizio nei tempi concordati. Poi pagherà tutti quanti i suoi dipendenti, poi pagherà tutto il resto. Se alla fine avanza qualcosa, mangia anche lui. Se non avanza nulla, non mangia niente. Questo è l'imprenditore. Da un punto di vista, come dicevo prima, proprio della sua natura costituzionale, dal punto di vista proprio ontologico che è fatto così, l'imprenditore è questo, vive del dividendo. Fino a quando noi non entreremo in questa, fisicamente in questa visione, in questa condizione, i relativi risultati che dal vivere questa condizione ne possono derivare, risultati ovviamente positivi, che vuol dire il raggiungimento della vera libertà economico-finanziaria grazie al dividendo, sarà estremamente difficile. Il compenso, infatti, ha un effetto particolarmente subdolo sulla nostra mente, cioè quello di creare una sorta di, di comfort zone dove noi a ogni fine mese troviamo la pappa pronta, il piatto caldo. Questa pappa pronta va praticamente a offuscarci la vista, a farci perdere la percezione di quello che è veramente l'andamento aziendale. Quindi finiamo per ignorare che stiamo sotto, cioè praticamente che abbiamo un margine negativo o comunque un margine che non è lì dove dovrebbe essere. Ecco perché io costantemente lotto affinché gli imprenditori locali, decidano un bel giorno di tagliare il cordone ombelicale nei confronti che li lega al compenso e decidono di vivere pienamente con coraggio, è un atto di coraggio, con il loro dividendo e quindi di sentire addosso sulla loro pelle quello che è l'andamento del dividendo, che il dividendo sale e scende, tendenzialmente dovrebbe sempre salire. Questo fatto, molto spesso noi tendiamo a tutelare questa comfort zone del compenso o comunque a tutelare tutte quelle condizioni con le quali siamo abituati attraverso tutta una serie di giustificazioni, cioè raccontandocele. E uno dei raccontini che io spesso sento e che spesso gli imprenditori dicono a se stessi per giustificare la loro permanenza nel compenso, uno fra i tanti è quello di dire sì, però il dividendo lo tassano, anche il compenso è tassato. Il compenso, come qualsiasi altra forma di reddito, è oggetto degli scaglioni dell'IRPEF. Il compenso è oggetto della contribuzione obbligatoria previdenziale dell'INPS, l'IVS, quindi anche il compenso ha i suoi oneri. Il dividendo, per esempio, non è oggetto di contribuzione previdenziale e può essere in una certa misura abbattuto costituendo una holding. Quindi anche il compenso ha, i suoi oneri. Noi spesso queste cose ce le diciamo per cercare di giustificarci il nostro permanere in quella condizione. Un'altra, per esempio, è che mi dicono il dividendo matura una volta all'anno quando è approvato il bilancio. Almeno in Italia è così. Questo sì, ma questo non
rappresenta, diciamo, un problema fino a un certo punto. Capisco bene che all'inizio, nell'avviamento d'impresa, per la stragrande maggioranza degli imprenditori, la quasi totalità, non c'è un dividendo, perché all'inizio non si margina, non c'è nessun margine, il margine è anche negativo. Finché questo avviamento non avviene, finché non si raggiunge questo punto di pareggio, questo break-even point, e poi negli anni successivi comincia, diciamo, a maturare un utile, comincia a maturare un dividendo. Questo, diciamo, è un fatto logico, è un fatto fisiologico. Però nel momento in cui poi, dall'anno in cui questo dividendo comincia a maturare, la cosa è semplice. Basta imparare a gestire quella somma, ce la si divide per i 12 mesi che seguono, fino a quando poi non interviene la successiva liquidazione del dividendo da parte dell'azienda. Tutto sta a radicare una corretta gestione di quella somma nei mesi che seguono. Quindi a creare, diciamo, ad abituarci fondamentalmente a questo, così come e diventerà poi una cosa automatica con il passare del tempo, così come automatico è percepire il compenso. Ovviamente se questo dividendo non cresce, dobbiamo lavorare sul marketing, questo ovviamente. Il dividendo quindi è fondamentale per poter mantenere alto lo stimolo e la spinta alla massimizzazione del profitto. Come dicevo, il problema più subdolo del compenso è proprio quello di creare una sorta di torpore, e per quanto la persona, l'imprenditore, possa essere motivato verso la massimizzazione del profitto, quando sente addosso a sé quel comfort, quella sicurezza del compenso, anche il più motivato un po', una certa percentuale la perde di spinta. Noi potremo avere la migliore versione di noi stessi in qualità di imprenditori soltanto quando avremo il coraggio di tagliare il cordone ombelicale che ci lega con il compenso. Fino a quando non lo faremo, anche dell'1%, questa migliore versione non l'avremo raggiunta. E la conseguenza di questo torpore è che accade alle volte che, siccome ci distrae fondamentalmente dall'andamento, come dicevo prima, non ci accorgiamo che siamo sotto, ok? E veniamo a guadagnare una consapevolezza di questa condizione negativa in cui ci troviamo soltanto quando magari il commercialista ci telefona, o ci manda una mail, ci avvisa, insomma, dicendoci che l'ultimo bilancio sta messo male. Allora lì noi saltiamo sulla sedia e cominciamo a ragionarci sopra, a renderci conto della situazione. Questo perché quel compenso ci ha allontanato da quella visione, ok? Da quella focalizzazione piena, totale sull'andamento aziendale, sul dividendo, soprattutto se poi non abbiamo un controllo di gestione economica. Ecco, io posso capire almeno quell'imprenditore che prende il compenso, però è un fanatico del controllo di gestione economica e quindi ha, diciamo, una forte professionale, direi, controllo di gestione economica. Ecco, questo imprenditore lo posso anche capire, però anche lui qualcosa la perde se non taglia quel cordone ombelicale. Il problema, come dicevo prima nell'esempio del commercialista che ci chiama dicendoci che stiamo sotto, è questo. E capire poi in questa situazione se questa situazione è di una patologia reversibile oppure no, cioè se oramai non è troppo tardi per poter risollevare le cose. Ecco che la pienezza della spinta e della focalizzazione sulla massimizzazione del profitto noi la potremo soltanto avere se entreremo al 100% in questa condizione di vita che è quella imprenditoriale.
Talvolta io ho notato che la scelta del compenso è una scelta che viene fatta da ex dipendenti che poi diventano imprenditori. Ovviamente sono dei dipendenti che durante, nel corso degli anni hanno lavorato presso un datore di lavoro, presso un'azienda, hanno imparato certamente a conoscere il mercato, poi magari si sono resi conto che il loro datore di lavoro avesse delle falle, o che comunque loro sarebbero stati capaci, mettendosi in proprio, di fare meglio del loro datore di lavoro. Così un bel giorno, da soli, oppure magari anche coinvolgendo qualche altro loro collega, decidono di fare la cosa propria, di fare la cosa loro. Non perché ovviamente vogliano rubare, fra virgolette, i clienti del loro datore di lavoro, quanto piuttosto perché vogliono migliorare la loro condizione economico-finanziaria. E abituati, ovviamente questa è un'abitudine che per loro era normale, insomma, a ricevere il salario per il lavoro dipendente privato, che trasportano la comfort zone di questo salario anche quando nella condizione di imprenditore, convertendo quel salario nel compenso. Quindi ho notato che molto spesso quegli imprenditori, che direi io non al 100%, che vivono del compenso, sono di solito quelli che prima erano stati dei dipendenti. Ricevere il compenso significa remunerare la parte impiegatizia, ma non la parte imprenditoriale. La parte imprenditoriale tu la remuneri soltanto quando prendi il dividendo e vivi pienamente del dividendo. Soltanto vivendo pienamente del dividendo potrai raggiungere al 100%, al massimo, quelli che sono i benefici e quindi quella che è la vera libertà economico-finanziaria che il dividendo può dare. Perché il dividendo, a differenza del compenso, può crescere indefinitamente. Ecco perché si dice che le Ferrari se le comprano gli imprenditori, non i dipendenti. Giustamente il dipendente, quando si ritira a casa, dice a se stesso: io non ho la possibilità di arrivare a quello stile di vita, a quella libertà economico-finanziaria, a quelle Ferrari, a quei gioielli, non lo so, a quelle pellicce. Però almeno quando esco dall'azienda voglio avere la mente libera, voglio pensare alla mia famiglia, ai miei figli, a mia moglie, a mio marito, voglio andare a giocare a calcetto, a fare shopping. E hanno ragione, io non gli do torto. E così perdono la possibilità di raggiungere quella libertà economico-finanziaria che fondamentalmente un salario, uno stipendio cresceranno, crescono, hanno degli incrementi nel corso del tempo, ma non permetteranno mai di raggiungere quella vera libertà economico-finanziaria, cosa che invece il dividendo permette di fare. Però bisogna decidere, scegliere di entrare pienamente in quella condizione. Io ti ringrazio moltissimo di aver seguito. Se ti è piaciuto questo video, schiaccia il like, condividi ed iscriviti al mio canale. Ciao e alla prossima!